bicchierino non te lo fai. Questo può essere il piatto per i porchià. Benvenuti nella mia cucina, nel mio ristorante. Questo è quello che normalmente ogni giorno, ogni mattina si vede. Cioè c'è il movimento, c'è la gente che lavora, c'è la gente che scarica la frutta, la verdura, le materie prime fresche. Soprattutto oggi che è martedì. Perché martedì? Perché noi martedì riapriamo il ristorante. Quindi stasera ci sarà il servizio. E dice, ma che ce fai mangiare? Mo lo dico io. Vi faccio vedere quello che è un piatto che va tantissimo al mio ristorante in questo momento, che è la tartare di carne con crema di piselli, fondute di parmigiano, chips di Parma, di prosciutto di Parma e tuorlo fritto. Ingredienti: burro, basilico e piselli, parmigiano, panna, latte e tuorlo. Per fare la fonduta di parmigiano la faremo buona. Poi abbiamo quello che servirà per il tuorlo fritto, quindi abbiamo i tuorli già fatti, il pan grattato e l'uovo fresco. Vi farò vedere come si fa, e poi un po' di germoglietti di pisello per fare un po' di guarnizione. La cosa più lunga da fare è il tuorlo fritto. Vieni a vedere come si fa. Rompiamo l'uovo, dovete ben togliere l'albume. Guarda, vieni qua vicino a me, vieni, guarda qui, vedi? Pulito tutto l'albume, e io lo butto qui dentro al pan grattato normale, e gli faccio così. C'è presente quando si fanno le sabbiature? È la stessa cosa. Levi bene, vedi, levo bene, lo passo così tra le mani, quindi l'albume deve essere bello fresco, l'uovo bello fresco, eccolo qua. Oddio, vedi, questo mi si è rotto e lo metto qui dentro, può succedere. Rifacciamolo, ok? Ma adesso che devi fare? Lo devi mettere in frigo per circa 12 ore, sì, perché lui così assorbe tanto pan grattato. I piselli. La cosa che abbiamo sperimentato più volte qui dentro in cucina qual è? È il fatto che dobbiamo prima scottarli, perché a noi ci piace che rimane quel colore verde, brillante, che ti dà quell'aria di freschezza. Quindi se tu li stufi, cambiano il colore, diventa un colore più opaco, perde quel verde brillante che vedi adesso. Bella calda l'acqua in piena ebollizione, metti un po' di sale, aspetti che prendi il bollore, e nel frattempo che facciamo? Facciamo la base a parte. Padellino, un pezzettino di burro, un goccino d'olio di quello buono, un po' di basilico, ti piace, no? Perché tu immagina i piselli amano degli aromi, delle erbe aromatiche, quale? La maggiorana, il timo e il basilico. Quindi mettiamo il basilico, i gambetti come facciamo sempre, e poi immagina che ci vuole un sostegno, un qualcuno che gli dà un po' una bottarella di vita, ok? Perché se no è tutto quanto piatto, e noi vogliamo che sia piatto, vogliamo invece che sia una cosa molto frizzante. Quindi un po' di cipollotto tagliato sottile. Facciamo stufare bene il cipollotto, piselli, e appena spicca il bollore, proprio un secondo dopo, li togliamo. Eccoli qua, sono pronti, guarda che sono belli. Subito, acqua e ghiaccio, guarda, vedi? Così fermiamo subito il colore. Si devono leggermente cuocere. Guarda qui, guarda il colore, bellissimo. Metti i piselli dentro a un bicchiere così di un frullatore a immersione, oppure di un frullatore, un blender, la stessa cosa. Vedi? Poi ci mettiamo questo condimento qua, così diamo un bel sapore. Mettiamo un po' di sale, poco, un po' di pepe, poco, un goccio d'acqua fredda, così, e mettiamo anche delle foglie di basilico, così diamo proprio la sferzata bella. Oltre i gambi mettiamo anche il basilico, ok? E andiamo a frullare bene. Se serve aggiungi l'acqua, perché deve essere una consistenza abbastanza densa ma liquida. E che vuol dire? E ora lo faccio vedere. Oh, senti sto rumore? Questo è liscio, non è più un rumore che strozza, capito? È un rumore che è liscio, senti. Va bene. Sei un fanatico della precisione, sei molto preciso come il nostro chef, come Tony, e allora dati pure setaccià. Allora, vieni qua. Metti qui e te la setacci. Perché? Tutte le pellicine tra i denti, come dice Tony, no? Che gli danno fastidio, giustamente.
Dobbiamo passarle o con questo, che è perfetta la leccarda, o se no con un mestolo, che ci avrai sicuramente a casa, e fai in questa maniera, guarda. Eccoci qua. Zacchete, zacchete e zacchete. Così. Ecco qua, i piselli, l'uovo, il parmigiano, ci sta benissimo, il prosciutto pure di Parma ci sta benissimo, sono quelle cose che stanno bene proprio insieme, quindi noi che dobbiamo fare? Dobbiamo riunirle insieme con la ciccetta. Mettiamo un po' di panna, un goccino di latte, fai 100 grammi di latte e panna e 100 grammi di parmigiano, così non ti sbagli. Non fai bollire il latte, ma lo fai solamente, diciamo, velare la superficie piano piano. Spengo tutto, metto i 100 grammi di parmigiano grattugiato, poi parmigiano, grana, ma qui inizia il complotto. Fate quello che volete, mettete un prodotto che sia sicuramente stagionato 24 mesi, ma l'importante è che vedete piacere. Ci siamo capiti? Un mezzo tuorlo. Giustamente in una cucina come questa uso un prodotto pastorizzato. Che ci manca? Te lo dico io che ci manca, il prosciutto. Non è perché lo devi cuocere sto prosciutto, deve essere quello là di scarto, il prosciutto meno buono che vende al banco gastronomia. No, questo deve essere un prosciutto quello più buono e io uso sempre la parte finale del prosciutto, che è quella del gambuccio, quella di cui ci vado pazzo. Metto a metà e piano piano lo facciamo così asciugare, suda fino a quando diventa bello asciutto. Noi qua al ristorante usiamo soltanto razza piemontese, è una carne eccezionale, italiana, ce l'ho a un tiro di schioppo da qui da Milano dove stiamo noi col ristorante, è la carne col più basso contenuto di grassi al mondo. Famosi a capire, vedi le fibre come vanno in questa maniera, guarda. Così, vedi? Vanno così stanno. E io le vado a interrompere, le taglio in questa maniera, così da renderla ancora più morbida nella masticazione. Poi che faccio? La taglio di nuovo a listarelli sottili. Non usa i coltelli che non tagliano. Allora, giro il prosciutto, vieni qua. Oh. Tagliamo la carne, via. Così, mettiamo la polpa, pepe, noi la condiamo sempre prima, un po' di sale, l'olio, che olio? Io in questo caso uso questo, Maurino lo conosci? Il Delicate di Franci, questo è un olio pazzesco, ci sta benissimo con questa tartare, quindi anche qui noi abbiniamo sempre oli a secondo di quello che andiamo a cucinare, perché l'olio è come il vino, va abbinato, non lo puoi buttare così a caso, hai capito? Mescola bene, insaporisci. Buona morire. Te ne devi mangiare poca di carne, una volta a settimana, ma deve essere di grande qualità. A proposito, vuoi qualche altra ricetta sulla carne, sulle tartare? E che se fa? Qua, sul mio libro, c'hai tutto. The Sound of Love. Qua per esempio ci sta la pasta con la tartare di carne eccezionale. Se non ti piace leggere come faccio io, vai con il QR code e vai direttamente al video della ricetta. C'è qualche idea, sei confuso? Vai all'indice degli ingredienti all'ultima pagina e te guardi, che ne so, fiorentina oppure burrata e ci sono le ricette su questi ingredienti, ok? Oh, come sono fatto pure un po' di pubblicità a me. Chips fatte, guardale, oddio, le asciughiamo, guarda che sono belle. Dobbiamo friggere il tuorlo, io ho quelli pronti già, dopo 12 ore nel pangrattato si presentano così, con una crosticina. L'olio è a 180 gradi, vado 1, 2, vieni a vedere qua, oh, conta 10 secondi, eccolo qua. Allora, uno mi si è rotto, capita, sono video verità, non c'è problema. Sei pronto, Non vedi l'ora, Allora, questo è il piatto che di solito noi usiamo qui al ristorante. La ciccia. Poi oggi ho voluto pure esagerare, poi 2 fiorellini ci sono. Poi il formaggio, la crema di piselli, guarda qui. Il tuorlo e il prosciutto, le chips di prosciutto di Parma.
poi i pisellini, i germogli di pisello, perché così facciamo il gioco, e poi gli diamo una cosa composta, no? Quindi un ring, quello che sarebbe, diciamo, quello che ti dà la forma a quello che vai a mettere nel piatto, te la mantiene. Quindi noi dobbiamo fare una cosa figa, bella. Oh, poi parliamo sei chiari. Questo può essere il piatto per i morchià. Hai capito? Se trovi quello o quella che gli piace sto tipo di piattino così, questo è il piatto che poi capiamo se. Questo può essere un antipasto, può diventare un secondo di carne a secondo della quantità che metti dentro. Eccoci qua. Poi che succede? Devi mettergli quello là che intorno è il verde. Il verde poi è un colore che a noi piace tanto, è molto rilassante, no? Quindi facciamo in questa maniera, così, così. Dentro al verde ci butti la carne e la stessa cosa queste puntine di formaggio di parmigiano che mettiamo dentro al verde. Che te manca? Te manca quel punto di sferzata di sapidità, di sale, quindi questi pezzetti di crudo, di parma, tuorlo fritto qua al centro, di germogli di pisello, così, lo facciamo tutto un po' riccioluto. Allora, mettiamoci in fiorellino, poi ci mettiamo questo qui, guarda. Ok, eh sì, non ci bevo niente, il bicchierino non te lo fai, aspetta, bianco o rosato? Rosato, tutta la vita, perché abbiamo una carne rossa, sì, però è cruda, quindi non c'è bisogno di questo gusto di vino rosso troppo strutturato. Questo poi è fighissimo, questo vino che fa Varvaglione, che io sono innamorato di questa azienda, ho conosciuto loro e sono stupendi, tutta la famiglia. Loro hanno questo tappo in vetro, quindi è un vino fresco, capito? Proprio e proprio voglia da berlo sempre. Questo si chiama Susumaniello Rosé, è un vino che fa 13 gradi, è un vitigno autoctono ed è pazzesco. Bicchiere ghiacciato, ok, le buone abitudini non si perdono mai. Vuoi vedere questo spettacolo, vuoi vedere come assaggio, come rompo il tuorlo, te devi iscrivere, dai, io voglio raggiungere 1 milione di follower. A te non ti costa niente, a me mi rende ancora più felice, più orgoglioso di avere sta grande comunità. Adesso lo devi fare, clicca adesso, dai, così, ta, 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 c'è là sotto, iscriviti, c'è scritto, dai. Ci sei? Devi venire qua vicino, stretto, stretto, stretto sull'uovo, guarda, così, sei pronto? Guarda, e mescoli un po' il tutto, capito? Senti il dolce della crema di piselli, il parmigiano, poi con la sapidità delle chips di Parma. Mm, 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 mm. Questo vino che è leggermente acido, fresco, ci perdi un po' di tempo, ma fallo solo per a chi vuoi conquistare, a chi vuoi bene, se no non lo fare. Se vieni a mangiare da me al ristorante, ho pensato a un piatto pazzesco, una tartare pazzesca, non esiste. Mm, mm, mm. Rifallo, dai.